Buongiorno e benvenuti su The River Lab, vestito ovviamente da laboratorio anche oggi, e oggi abbiamo un bel Pioneer SA 9500 che l'ha portato anche questa volta l'amico Gianluca per una bella revisione completa. C'è anche una manopola storta, proverò a raddrizzarla senza romperla, e poi c'ha tutti come al solito commutatori veramente duri. Insomma, va visto un attimino, è un bel apparecchio, ora ve lo farò vedere da vicino e pertanto diciamo non proseguo oltre, sarò, come si dice, breve. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'apparecchio è questo e è un apparecchio di qualità. Si vede cosa si vede in un apparecchio di qualità. Prima di tutto il frontale qui d'alluminio è di un bello spessore, poi un apparecchio di qualità, tutte queste scritte qui che vedete sono incise, non sono solo serigrafate, sono incise e riempite di vernice. Un apparecchio di qualità di solito ha le manopole di alluminio pieno come queste, sono sporchissime, vanno sistemate, ma insomma sono d'alluminio pieno anche queste qui. Anche questo selettore qui è in qualche maniera. Poi vediamo invece i problemi che c'ha. Questi commutatori qui vanno abbastanza bene, mentre ho sentito prima questo commutatore qui, vediamo un po' se ve lo inquadro. Questo commutatore qui è piuttosto duro, devo fare forza proprio per girarlo e poi non fa lo scatto. Ora di lì non lo sentite, ma lo sento io, non fa uno scatto netto come dovrebbe, diciamo, fare. Poi l'interruttore di accensione non scatta, anche quello, vedete? Ci pensa. Magari se lo schiaccio 2 o 3 volte diventa più veloce, ma così è rallentato. E anche quello andrà visto. Poi questa manopola non si vede benissimo, ma è storta, lo vedete magari mentre la giro, vedete, si avvicina e si allontana, si avvicina e si allontana perché ovviamente è storta. È un apparecchio questo qui su 8 ohm da circa 80 watt per canale, è massiccio, ve lo faccio vedere di lato. Allora, questo è il laterale, qui ci sono delle maniglie per spostarlo probabilmente. E poi qui ci sono tutti gli ingressi, guardandolo sul lato destro ci sono tutti gli ingressi, che sono questi. Oltre agli ingressi ovviamente c'è 2 masse che possono servire, questa qui è per il fono, ovviamente la più vicina, poi c'ha la regolazione di impedenza per la testina per l'ingresso fono e anche una regolazione per l'ingresso fono. E dall'altra parte, ora ve lo giro, invece c'ha le uscite, non le ha sul retro come ingressi e uscite, non le ha sul retro come tanti amplificatori, come quasi tutti gli amplificatori. Questo, guardandolo, è la parte sinistra praticamente, queste sono le uscite degli altoparlanti, le 2 coppie, qui ci sono le prese americane se uno vuole comandare direttamente il tutto dall'amplificatore. Poi abbiamo ovviamente il pre e out separato, e questo qui c'è per usarlo normalmente oppure usare il pre e finale separato. Gli ingressi del pre e il finale sono questi, a cose normali qui non ci va niente, non ci sono ponticelli perché se visto c'è il commutatore. Se si usa il commutatore e si mette separati vuol dire che possiamo prelevare l'uscita di qui se vogliamo usarlo come preamplificatore o se vogliamo usarlo solo come finale, e entreremo invece in questo ingresso qui. Io direi di cominciare a smontarlo e vediamo come è fatto dentro. Prima di iniziare a togliere le viti, sul posteriore ci sono le generose alette di dissipazione per i transistor finali, sono sul dietro. È per quello che sul dietro non c'è ingressi e uscite, perché è come è stato lasciato il posto praticamente solo alla dissipazione dei transistor. Comincio a levare qualche vite dal sopra.
Vediamo come è fatto dentro. Dopo aver tolto la parte superiore, da qui sotto si può accedere ai transistor. Vediamo in che condizioni sono. Questi sono originali, ve li inquadro da vicino. Eccoli qui, sia uno che l'altro, tutti e due originali. Questo è un po' mezzo cancellata la scritta, ma insomma è quello. Rimetto il pezzettino, togliamo quello accanto. Anche questi sono tutti e due originali. Vediamo gli ultimi due. Quello di sotto è originale, questo no, è un altro transistor che è stato sostituito. E la stessa cosa da questa parte, originale e non originale, che non è detto che non vada bene ovviamente. Qui dietro ci sono i transistor e questa qui è la scheda praticamente che alimenta i finali. E se ci fate caso, vediamo i più attenti, c'è qualcosa che non quadra. Allora contiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene, se avete capito cosa non quadra, siete bravissimi, e se no ve lo spiego io. Qui vedete, questo è un canale praticamente, questo è l'altro canale. Se ci fate caso, qui abbiamo 1 e 2 trimmer, dove uno è quello del bias e un altro è quello dell'offset. Da quest'altra parte, se andiamo a vedere, uno è qui e qui dove dovrebbe esserci quell'altro non c'è niente, cioè in realtà non è che non c'è niente, c'è una resistenza, perché probabilmente, non lo so, chi ha fatto il lavoro per qualche motivo suo avrà misurato la corrente di bias e quello che ci voleva, ci avrà provato un trimmer e poi ci ha messo un resistore fisso, che per carità può andare bene anche lo stesso, però magari se c'è il suo trimmer forse è meglio. Comunque guardiamo un attimino cosa sarà poi mentre andiamo avanti. Continuo a smontare. Ho smontato la parte sopra, ora qua si accede a questi commutatori qui, ce n'è qualcuno sporco, qualcuno meno. Questo qui in fondo è sporco, ho visto è un po' unto, ci hanno spruzzato dello spray e vanno ripristinati anche questi qui, sicché sono praticamente 3 commutatori doppi che vanno ripristinati. Questo qui primo, che è anche quello storto, diciamo è quello messo un pochino più male perché è nero. Gli altri sono così e così, ma ovviamente già che uno sceglie pulisce tutti. Lo giro, lo smonto anche sotto. Sto togliendo il sotto. C'era una vite in questo punto qui spanata, ci ho un po' smadonnato. Vi voglio far vedere una cosa. Allora, questi sono i piedini in dotazione all'apparecchio. E ce n'è uno che non c'è, ma no perché manca, è stato rifatto. Vi voglio far vedere come è stato rifatto. Scusate se rido, ma poi cercherò di rifarlo anch'io in qualche maniera, vediamo se riesco. Eccolo là, questo è il piedino come è stato rifatto. Un dado e due cose di gomma. Guardiamo se riesco a fare qualcosa di meglio, certamente uguale all'originale non lo faccio neanche io, ma magari qualcosa di meglio di questo coso qui riesco a farlo. Ora che è tutto aperto da tutte le parti, io gli darei una provata. Prima di mettermi a pulire commutatori e roba del genere, gli do una bella provata, gliela diamo insieme a voi e vediamo cosa viene fuori. Proviamo velocemente gli ingressi e poi c'è un altro problemino che voglio controllare. Allora, ora siamo sull'ingresso AUX 2, commutato già su AUX 2, alzo un po' il volume. No, devo accendere l'amplificatore, se no ovviamente non funziona. Scattatore relè, alzo. Togliamo il monitor dell'audio, se no ci dà noia, e diciamo funziona. Provo l'altro ingresso, abbasso, mi sposto su AUX
1 per esempio, sposto il commutatore su AUX 1, rialzo e anche qui ci siamo. Poi tuner, mi sposto su tuner, rialzo, giro su tuner, l'interruttore lì del commutatore e anche tuner funziona. Poi proviamo gli ingressi REC 2 e REC 1. Vediamo un po'. REC 1. Ah, sbaglio. Playback 1 e playback 2, perché ovviamente se no l'altra è l'uscita per registrare. Vediamo un po', alzo il volume e vediamo. Eccolo qua funziona. Ora lo metto sull'altro ingresso, playback 2, che è questo qui in fondo. Eccolo lì. Faccio la commutazione e anche questo funziona. Abbasso un po' di segnale e proviamo anche fono 1 e fono 2. Ecco, ora sono su fono 1, funziona, lo sposto su fono 2. E lo rialzo un attimino. Tralasciamo un attimino il fono 2 che poi passa anche dall'ingresso microfono, guarderò cosa succede dopo. Comunque l'ingresso fono 2 non funziona. E passiamo a vedere se i controlli di tono funzionano, perché Gianluca mi aveva detto che non funzionavano. Allora, per vedere se il controllo di toni funziona, a parte ascoltarlo con le casse ovviamente, con lo oscilloscopio si vede bene, mettiamo l'onda quadra e muovendo, per esempio in questo momento siamo sui bassi, questo qui, il controllo dei bassi, l'onda quadra si deforma ovviamente. Ora non lo fa perché, vi faccio vedere una cosa, il controllo dei toni, cioè praticamente è disinserito. Questo qui ora lo sposto in giù e vediamo un attimino. Muovendolo ora ovviamente dovrebbe fare qualcosa, ma mi sembra che non faccia niente. Mi sposto su quello degli alti, che è questo, e anche qui mi sembra che non fa niente, sicché i controlli di tono effettivamente non funzionano. Vediamo un attimino come possiamo fare per questa cosa qui. Ecco, abbiamo fatto le prove preliminari, lo sapete, io e voi come sempre, perché io sono solo qui. Ora che faccio? Lo so, vi garberebbe vedere tutto quello che faccio, ma il video poi alla fine non finisce più. Questo è un apparecchio anche abbastanza rognoso e complicato. Allora vi dico quello che faccio e poi ci vediamo al momento, diciamo, che ho fatto una parte di quello che dico che è, e si prosegue ovviamente poi insieme, li faccio vedere ogni tanto. Allora gli do una pulita a tutti i commutatori, faccio vedere prima e dopo i commutatori come vengono e li controllo gli elettrolitici, che quella è una cosa che va fatto. Dopo rifacciamo una prova preliminare e poi passiamo a smontare insieme quello che possiamo fare, tutto il dietro, in maniera da sostituire i potenziometri del BIAS, uno manca. Allora, ho pulito un potenziometro, che ovviamente non è questo è sempre nero, se vedete qui, in questi punti qui, è sempre nero, si vedono queste leggere striature, ma è in nero. Ho pulito quello accanto per farvi vedere la differenza, poi ve li faccio vedere tutte e quattro puliti. Ovviamente sono due sezioni, io ve ne sto facendo vedere, ecco, vedete qui è tutta un'altra cosa, qui è tutto, diciamo, bello lucido ora. C'è una sezione qui posteriore, c'è anche un'altra sezione che si vede che sbuca leggermente qui, ma poi c'è il pannello frontale con la videocamera, vediamo un po', con la videocamera, eccolo lì. Anche quello, diciamo, si vede male, ma insomma è pulito anche quello. Vi farò vedere le parti posteriori anche di quest'altri 4 che ora sono veramente sporchi, specialmente l'ultimo,
Ora ve l'avvicino un attimo, ve lo faccio vedere, è sporchissimo. Eccolo qua, lo vedete, è veramente nero, nero, nero. Ora ripulisco e ci si rivede. Ho tolto anche tutte le manopole, che tanto devo smontare il frontale ora, e le metto nella pulitrice ultrasuoni, perché come vedete sono veramente zozze. Ora smonto il frontale, poi devo cercare di raddrizzare questo perno che è parecchio storto, e mi ha fatto diventare matto anche la manopola del volume, perché c'era una vite completamente spanata. Per togliere il frontale basta levare queste due viti qui, che sono i dadi di due commutatori praticamente. Uno, e il secondo è qui, anche perché poi voglio controllare, ecco, ora mi è andata intera, anche perché voglio controllare la presa del microfono, che secondo me è storta, e siccome passa anche di lì il segnale del Fono 2, non vorrei che fosse quella che non la fa andare. Lo tolgo e poi guardiamo i lavori che c'è da farci. Ovviamente sporco in maniera assurda, proprio veramente, faccio vedere, ne è capitati qualcuno sporchi, ma da questa parte qui, diciamo, magari dentro la polvere ci va, proprio qui, proprio terrificante. Vabbè, dopo controllerò questa presa, che ci dovrebbe andare un jack microfonico normale, ma mi sembra che non c'entri. Ora, prima di proseguire, siccome qui è veramente zozzo, voglio dare una bella pulita a tutto questo frontale, che anche se poi ci va il frontale, è il dietro del frontale, ma anche se ci va il frontale sopra, non ci si può lavorare così, neanche a toccarlo. Un'altra cosa è che, se vedete, qui manca una vite, sì, che qui si muove tutto. Cioè, io non so chi c'ha stato fatto proprio, boh, vabbè, non mi pronuncio. Rimetterò una vite anche qua, perché anche qua non ci sono state, c'è stata rimessa solo una vite su due, e chiaramente si muove anche questa scheda. Dopo vi faccio vedere cosa ho fatto. Tutti i commutatori sono stati puliti, come le vedete, ora sono belli lucidi tutti, compreso l'ultimo, che ora è qui sotto, ma insomma lo sposto un attimo, anche lui è bello lucido. Poi ho controllato tutti i condensatori e ho trovato su questa scheda qui, che è quella dell'alimentazione, che ce n'era diversi che erano tutti fuori tolleranza. Sì, che ho cambiato questi e questi qui arancioni erano fuori tolleranza. A dire la verità, fuori tolleranza praticamente andavano a coppia, un'alimentazione duale, c'era uno di questi e uno di questi in realtà. Comunque l'ho cambiati tutti, perché a questo punto è inutile cambiarne solo la metà su ramo dell'alimentazione, l'ho cambiati, diciamo, tutti quelli lì, e per il resto è a posto. Poi ho dato una pulita al frontale, ovviamente, e ho pulito anche tutti questi commutatori qui, sono riuscito a farlo sul posto anche. Ho dato una pulita, diciamo, al dietro del frontale, così non c'è più tutto quel sudicio che c'era. E ora ci accingeremo a smontare la piastra del finale e a sistemarla. Ora guardo se riesco a cambiare quel trimmer senza dover smontare tutta la piastra del finale, perché ho guardato bene e ovviamente vanno scollegati tutti i fili che vanno ai transistor, insomma diventa un lavorone, considerando che non è che ce n'è uno, insomma, che se riesco a spostarla e a cambiare solo quel trimmer lì sarebbe una bella cosa. Il trimmer, ammattendo un pochino, sono riuscito a cambiarlo, a mettercelo, perché era stato tolto. E poi mi sono accorto di un'altra cosa, ora vi faccio vedere, giro l'apparecchio. Allora, se vedete, se riuscite a vedere, non lo so, questi qui ci sono dei come spinottini, insomma, dove ci sono attaccati i fili. Questi qui servono anche per prenderci le misure, per esempio. Qua la cosa strana è che qua su, qui, c'era due di questi connettorini vuoti, solo lì, solo lo spunzoncino, uno qui e ce n'è uno sotto. Di solito perché
è lì che andiamo poi a misurare la corrente di bias. E qui sono spariti, che vedo di ripristinarli, perché attaccare due coccodrilli così al volo poi insomma diventa pericoloso, perché poi succede qualcosa e si frigge l'apparecchio. Vedo di attaccarci qualcosina in maniera da poterci poi riattaccare i coccodrilli. Allora, intanto vi faccio vedere la tensione di offset, che è regolata, è sotto il millivolt, sicché va bene. Questo movimento che ovviamente c'è è che l'amplificatore ovviamente non sta fermo, come dire, varia in continuazione i parametri anche del bias, no? Le varia mano a mano che scalda, sicché una leggera oscillazione, però come vedete va sotto il millivolt, sale a un millivolt, e diciamo è più che normale. Ora fosse 10 millivolt magari non andrebbe bene. Alcuni amplificatori dicono deve essere non superiore a pochi millivolt, alcuni amplificatori nel manuale arrivano fino a circa 10-15 millivolt. Comunque più bassa è, se fosse 0, ma ovviamente a 0 fissa non ci può stare, ma qui 0,7, 0,9 vedete si muove in continuazione, praticamente equivale a 0. Ora vi faccio vedere un attimino lo schema elettrico e poi proseguiamo a prendere delle misure. Si fa un riassunto di quello che ci ho fatto, perché ovviamente non vi ho fatto vedere troppo, perché è un apparecchio abbastanza rognoso e alle volte non mi posso perdere, avrete pazienza, insomma non mi posso perdere a mettere il video con rischio magari di sbagliarmi anche nei ragionamenti e di fare dei danni. Vi volevo far vedere nelle procedure dove sono descritte bene, in alcune non c'è scritto come bisogna fare, ma dove sono descritte bene le varie procedure si sa bene come fare. E questo eventualmente, come ho detto più volte, taglia la testa al toro anche su come vanno fatte alcune procedure, perché qualcuno dice vanno fatte così, altre vanno fatte così. Mi spiego meglio. Allora, questa è la procedura praticamente non del bias, questa è la procedura dell'offset, anche se poi il disegno sarà simile a quello del bias. Vediamo se inquadro tutto. Ho inquadrato tutto. Qui ci sono proprio i disegnini per tutti, ovviamente. Come si può vedere vanno messe due spinottini con le resistenze agli ingressi. Alcuni amplificatori dicono che vanno cortocircuitati gli ingressi, alcuni ci va messo una resistenza di carico, in questo caso 5,1 kΩ che ho fatto. E poi per andare a regolare l'offset, non come dice qualcuno che non ci va messo nessun carico e che non ci vanno messi altoparlanti, nessun carico sull'uscita, eccetera eccetera. Qui lo dice chiaramente che sui terminali degli altoparlanti ci va messo un carico fittizio da 8 ohm, che è quello che di solito faccio sempre. Ovviamente se poi in casi particolari si trova nel manuale che dice di non metterci nulla, noi si segue il manuale, dico noi, io e voi, noi tecnici in generale, non noi plurale maestatis, diciamo. E questo, dicevo, è per l'offset. La stessa cosa, ora io cambio fogliettino. Questo è il bias e se andiamo a leggere, si dovrebbe leggere, il bias va regolato misurando nei punti indicati e dobbiamo andare a leggere 20 millivolt. A quel punto lì abbiamo regolato il nostro bias, ovviamente su tutti e due canali. E anche qui, se andiamo a vedere la procedura corretta, va regolato, però sempre con negli ingressi, in questo caso non cortocircuitati, ma con la resistenzina da 5,1 kΩ, e ovviamente va messo il carico al posto degli altoparlanti, un carico fittizio da 8 ohm. Poi a quel punto lì si andranno a regolare i due trimmer, ora si fa insieme, fino a leggere su ogni voltmetro praticamente 20 millivolt.
Facciamolo. Questi sono i 2 voltmetri messi al punto indicato ovviamente, e che ci indicano la tensione sulle 2 resistenze, che per la legge di Ohm ovviamente poi è la corrente che scorre nel circuito, e deve essere, si è detto, 20 millivolt su quelle resistenze lì. Rispondo un'ennesima volta a chi me lo chiede come mai per fare questi lavori qui, quando faccio i video, uso dei multimetri che comunque sono economici, invece di usare uno dei multimetri a 6 cifre e mezzo come può essere questo Siglent, questo Keithley. Questo qui poi ve lo faccio vedere perché questo Keithley fa anche da generatore e fa anche da distorsimetro. Tanto c'ho da aprirlo perché mi si è sganciata la tastiera, poi si fa un video insieme su quello. Oppure, meglio ancora, mi piace tanto l'HP 34401, che è praticamente un simbolo di riferimento sui multimetri. Allora io uso questi perché quelli là li uso, non è che non li uso mai, li uso sempre quando sono da solo. Quando faccio i video per voi non li uso perché ci avrete da inquadrare là, 2, uno sono da una parte, uno sono dall'altra. Insomma, questi qui sono più pratici, tanto per la funzione che devono fare sono più che sufficienti. Allora iniziamo a regolare da una parte i famosi 20 millivolt. Vediamo quale sale, quello a sinistra. 16, 17, ora chiaramente 20 millivolt non è che devono essere 20 perfetti perché sennò casca il mondo, se sono 21 non succede niente, se sono 19 e mezzo lo stesso non succede niente. Vanno messi a circa 20 millivolt tutte e due, poi magari uno, come si fa sempre, li lascia una mezz'oretta accesi e lo ritocca se è necessario. 22, 21, 19, 8 e ecco qua. Lo lascio un altro po' acceso ovviamente fino a che non si stabilizza e poi riaccendo la camera. Ecco fatto, la corrente più stabile è fra 20 e 21 millivolt, sicché direi che con la regolazione del bias anche qui ci siamo. Ora voglio controllare un paio di tensioni dove ho cambiato i condensatori. Allora, questo è il circuito dove ho cambiato quei condensatori che erano rovinati, non ve l'ho fatto vedere. Ovviamente li ho misurati col ponte, eccetera, eccetera, come vi ho fatto vedere altre decine di volte. Che questa volta ho preferito farlo da me perché era, ripeto, un lavoro piuttosto noioso. Comunque, questo è un alimentatore che in realtà non è un alimentatore stabilizzato, è un alimentatore abbastanza stabilizzato, diciamo, ma non di quelli blindati che se qui deve uscire 48 volte saranno 48 volte precisi. La stessa cosa per i 24 volt, per i meno 24 volt e compagnia cantante. Ora andrò a misurare queste tensioni per vedere se si discostano parecchio. Discostare parecchio vuol dire, se si discostano di un paio di volte comincia già a essere una cosa preoccupante. Se si discostano l'una dall'altra anche di mezzo volt può essere regolare, perché ripeto non sono alimentatori completamente stabilizzati come siamo magari abituati a alimentatori da laboratorio. Come vedete c'è solo una regolazione qui che dovrebbe fare il 48 volt e da lì tutte le altre li vanno dietro, sicché con un po' di tolleranza di componenti, come si dice compagnia cantante, una variazione di qualche centinaio di millivolt ci può stare, rientra nella norma senza dare nessun problema. Andiamo a vederlo. Ecco qua, allora sul punto 7 si inizia a contare da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobbiamo avere circa 48 volt, infatti sono 48, 47 e 8 praticamente, sicché diciamo ci siamo, è il più 48 volt, mentre sul 5 e sul 6 dobbiamo avere il meno 48. Allora 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dovrebbe essere qui, vediamo se faccio dei danni. E anche qui 47,8. Diciamo perfetto. Poi dobbiamo avere sul piedino 11 un circa 13 volt. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dovrebbe essere questo se non ho contato male. Esatto, il meno 13 volt, qui dobbiamo avere meno 13 volt e va bene. Poi
dobbiamo avere un 24 volt sul 17 e sul 18, dovrebbe essere qui, infatti 23 volt circa può andare, e dobbiamo avere un meno 24 volt sul 12 e il 13, dovrebbe essere, e infatti va bene, meno 24 volt. Diciamo c'è una piccola differenza che però può rientrare tranquillamente nella norma, anche perché non ci sono regolazioni ovviamente. Ora se c'era voglio dire una differenza di 3-4 volt, ovviamente bisognava capire perché, però in questa maniera qui vuol dire che tutto sta funzionando bene. Ora voglio smontare questa presa qui perché vi ricordate l'ingresso fono 2 non funziona e l'ingresso fono 2 passa, se non ricordo male, anche da questa presa, e questa presa come vedete è storta oltretutto e non entra nemmeno il jack, si blocca, che probabilmente ci sta che quando ci fosse stato un jack inserito, quando c'era un jack inserito abbia preso un colpo, speriamo comunque. Che ora la smonto e vedo un attimino quello che può essere successo. Allora ho levato la copertura posteriore che era praticamente in plastichina qui, per vedere come erano questi contatti dentro, se riuscivo a vedere se erano ossidati. C'è questo pezzo di plastica qui che a vederlo mi sembra estraneo, mi sembra un pezzo di plastica. Ora lo appoggio qui sul tavolo, mi sembra effettivamente estraneo. Allora proviamo, ora il jack entra, sicché probabilmente quel pezzo lì, e poi veniva bloccato dalla piccola plastica che era qui dietro, questo qui infilato lì impediva che entrasse il jack. Ho controllato, vediamo un attimino, ho già controllato comunque questi qui 2 e quest'altri 2 mi sembra che non facciano contatto, che c'è una resistenza ohmica abbastanza elevata. Ora gli do una pulita a tutto il commutatore, un lavaggino a ultrasuoni, poi lo rimontiamo e speriamo che il problema fosse solo questo. È stato lavato nella pulitrice, si vede perché qui era tutto nero, ora è tornato bello diciamo argenteo, lucido, e poi gli ho dato ovviamente per protezione un po' di pulisci contatti di quello da elettronica, e ora lo rimonto e lo proviamo. Ecco, l'ho rimontata, tra parentesi il dado che sembrava ossidato invece in realtà era bianco ma molto sporco. Un'altra cosa, siccome erano fili wrappati, si diceva una volta, qualcuno mi ha chiesto ma come fai quando li trovi, le riavvolgi? A parte il fatto che ce l'avrei la wrappatrice, ma siccome il filo quando si va a levare è già anche ossidato per conto suo, io lo ripulisco un pochino con la carta vetra, ce lo riavvolgo sopra e lo saldo, così siamo tranquilli. Io direi di provarlo. Se era solo questione che c'era quel pezzo dentro che non la faceva funzionare e lo sporco ossidato su quella presa microfonica che ci passa anche, brutto sistema, ma insomma che ci passa comunque anche il fono 2, saremo a posto, e se no bisogna indagare come mai non va il fono 2. Allora proviamo, ora funziona anche, vi faccio vedere la manopolina, faccio vedere così al volo. Questa è la manopolina del guadagno del fono 2 e del microfono, funziona ma va pulita, perché vedete aumento il guadagno, però diciamo come vedete la traccia di sotto saltella, e sicché va pulita. Per la pulizia, se non me lo chiedete tutte le volte, io uso questo qui è carissimo, è apposta per i potenziometri, ce n'è anche degli altri, mi sono trovato bene con questo, viene dall'America e c'è da svenarsi a comprarlo, comunque funziona. Come vedete ne è bastato praticamente una goccia, sono 4 potenziometri, una goccia a potenziometro, e ora non dà più veramente nessun problema. Allora passiamo ad altro.
Allora, non me lo ricordo se ve l'ho già fatto vedere, poi magari farò una curva di risposta per vedere se va bene. I filtri praticamente, gli alti e bassi, vediamo un po', ora funzionano. Vediamo un po' anche gli alti, vediamo se trovo la manopola giusta. Ecco qua, funzionano. E sicché dovremmo essere a posto anche qui. Comunque prima di rimontarlo facciamo una curva di risposta, vediamo se è giusta. Allora voglio fare una curva di risposta al volo, non è molto professionale, sto inquadrando il monitor del computer, dico non è molto professionale come dice il mio amico Luigi Di Donato, ma diciamo è una cosa veloce. Sicché allora facciamo la curva con senza toni praticamente inseriti. Setto lo 0, gli do la via, ci si vede quando ha finito. Ecco, praticamente senza toni inseriti è una curva piatta praticamente fino a oltre 40.000 Hz. Ora inserisco i toni e vediamo, dovrebbe avere, se funziona tutto bene, circa un incremento di una decina di dB più o meno, sia degli alti che dei bassi. Gli do la via, ci si rivede quando la curva è fatta. Ecco, una bella curva, praticamente sia che gli alti sia i bassi sono incrementati di parecchio, sicché direi che ci siamo. Un'altra cosina che ho visto, l'ho staccato, sì, l'ho staccato, è questa lampadina qui con questo affare di scotch qui. Ora la tolgo e vedo se mi riesce di farne qualcosina di più umano. Non so se mi riuscirà, ma insomma ci provo, Eccolo qua. È la lampadina nastrata, diciamo. Ora guardo se ci metto 2 pezzettini di termorestringente, magari scorcio anche un pochino questi fili che sono lunghi esagerati, ne metto un pochino più morbidi e ci metto un po' di termorestringente. La lampadina ci ho messo un pochino di termorestringente, diciamo un pochino più presentabile. Questo era, dove è andato? Questo era il fermo della lampadina, che però come vedete è rotto, e allora ci adatto questo porta LED da 3 mm, la lampadina ci va infilata qui dentro, dall'altra parte lo blocco col suo fermo e ci ho messo una rondellina perché se no passava, come si suol dire, per occhio. Lo faccio e lo metto a posto. Allora la lampadina è stata rimessa, ora ve la faccio vedere davanti, eccola qui dentro, tanto poi ovviamente ci va il frontale, sicché non si vede niente, però almeno sta ferma, non si muove più. Ora prendiamo un paio di misure e poi inizio a richiuderla perché è 3 giorni che ci sono dietro e dopo 3 giorni anche l'ospite puzza. Un test veloce sulla potenza, sono gli oscilloscopi messi a 20 volt per quadretto, vediamo quando inizia a clippare, il potenziometro questo qui a scatti del volume, sì che non ci sarà una regolazione perfetta, diciamo. Qui non clippano ancora e un altro clip, eccolo qua, siamo praticamente 80 volt, 20, 40, 60, 80 volte inizia a clippare, potrebbe clippare anche di più, comunque diciamo 80 volt, picco picco sono circa 100 watt, l'amplificatore dovrebbe darne 85, sì che si presume che a 85 ovviamente non clippi per niente, solo che va a scatti, vediamo se riesco a abbassare un attimino. Ecco, praticamente qui non ha clippato e siamo quasi a 80 volte picco picco. Ho abbassato un pochino il segnale in ingresso, siamo a 78 e rotti. Diciamo 78 volte picco picco, sono comunque 90, più di 90 watt, 95 watt circa, sicché l'apparecchio eroga tranquillamente tutta la sua potenza. Controlliamo la distorsione e poi dopo lo rimonto.
Allora, misura della distorsione, l'ho messo a 40 watt come da manuale, dovrebbe essere una distorsione massima di 0,05 e qui siamo 0, c'è il punto, ve lo dico sempre, 0,00 neanche 4, 0,037. Proviamo l'altro connettore, vedete c'ha il segnettino rosso per vedere che sono quelli, e qui più o meno è simile, sarà un punto di più se non mi sbaglio qui sopra, ma insomma sempre inferiore alla distorsione massima ammessa, sicché anche con questo ci siamo. Io direi gli devo cambiare il cavo dell'alimentazione, me lo scordavo, vuole il cavo dell'alimentazione nuovo, quello di Gianluca, e poi lo rimonto. Il cavo è cambiato, messo un asciugo, passacavo nuovo, ve lo faccio vedere, eccolo qua, passacavo nuovo, fascetta che blocca il filo, così siamo sicuri che non viene via. Ora facciamo insieme io e voi, abbiamo quel piedino strano, va cambiato. Allora è rimasto il piedino, i piedini normali suoi erano così, purtroppo quello che avevano rimediato, ognuno fa quello che può, ovviamente era così. Io lo volevo rifare quasi con la stampante 3D, ma poi ho trovato questo qui, che era l'unica cosa, era marrone, ci ho dato un goccino di vernice nera con la bomboletta e è praticamente uguale a quegli altri. Ve lo metto accanto. Questo è il suo e questo qui, a parte che era marrone, è praticamente identico, che lo cambio e così almeno ha i piedini come devono essere. Ora, prima di rimontarlo, c'ho da pulire questo qui si vede male, comunque vediamo se un buco si vede, è tutto, non si vede male, ma insomma vabbè, ve lo dico io, è tutto nero, anche i buchi come lo vedete dietro, con la luce si vede, ripeto, si vede male, ma è tutto sporco, che va ripulito prima di montarlo. Allora, anche questo video è finito, il bestione è stato rimesso a posto, è stato rimesso anche se ci sono diventato matto. Spero che abbiate trovato spunto per qualche cosa, ovviamente, come sempre nei miei video, visto che faccio i video per condividere qualcosa della mia esperienza, per poca che sia, lo ripeto sempre. E sicché spero che abbiate tratto qualcosa di buono anche da questo video qui. Se il video vi è piaciuto, se vi piace vedere i video che condivido gratuitamente, vi potete iscrivere al mio canale, che anche quello è gratuito. Così, diciamo, lo facciamo crescere, lo vedo che cresce come numero di iscritti e quello mi fa piacere. E niente, io vi aspetto al prossimo video e come sempre, ciao a tutti!